Salve a tutti, sono Gianluca Landi e vi voglio mostrare le novità dello scanner di ScoreTrend. Siamo stati in questa ultima settimana ad aggiustare tutta una serie di cose e adesso lo scanner è davvero uno strumento potentissimo. Nei prossimi giorni faremo delle piccole modifiche al settaggio delle varie strategie e inseriremo le statistiche mancanti. Mancano ancora un po' di statistiche che secondo me sono fondamentali e poi lo scanner è un qualcosa di unico. Io ho fatto semplicemente in una decina di secondi delle strategie impostando dei parametri per me ovvi e semplicissimi, sono venuti fuori delle strategie con un successo rate incredibile. Non mi sembra il caso di mostrarle, anche perché sennò vi si dà sempre la papa fatta. Quindi io vi consiglio veramente, vi darò qualche idea, vi dico semplicemente che lo scanner è un qualcosa di unico perché vi consente con un click di trovare le statistiche che voi volete. Io per esempio questo weekend farò un corso qui da me, 2 giorni, saranno molto intensi. Quando poi devo trovare le partite, cosa faccio? Io vado ad analizzare qualche partita, però poi mi devo imbattere nelle partite, diciamo, valide per poter fare, per poter trovare i segnali della strategia che voglio mostrare. E durante un corso non è semplice, perché il mio corso è super intensivo, abbiamo da fare tantissime cose e a volte non riesco a trovare delle partite interessanti. Adesso con quello che ho fatto, con un click, trovo subito e so che escono. Quindi, ripeto, è un qualcosa di incredibile. Chi ha fatto i corsi con me e mi ha seguito quello che ho sempre detto, adesso con lo scanner è un passo avanti. Ma poi con le prossime cose che arriveranno, saranno veramente anni luce avanti, perché lo scanner vi consente, ripeto, con un click di vedere cose che che non potreste vedere a meno che non vi mettete a studiare partita per partita, ma è impossibile. Io almeno non ho più tempo, una volta forse ce l'avevo, ora non ho tempo. Con lo scanner, con un click ed escono fuori tantissime cose interessanti, le partite per fare il drone no bet o per puntare la squadra, per fare il BTS no, per fare l'over HT. Ripeto, è eccezionale. Vi consiglio di stare a investire un po' di tempo. Sino al 18 febbraio abbiamo posticipato, è gratuito, quindi lo potete usare. Poi, no, ovviamente, chi ha un piano Score Trend è compreso, non deve farlo start perché altrimenti fa dei casini con i piani, poi a volte non trova le altre cose. Chi ha un abbonamento attivo non deve fare il piano starter perché ce l'ha già compreso. Invece, chi lo vuole provare può farlo con il piano starter che è completamente gratuito e ha lo scanner, non ha le altre funzionalità, ha lo scanner di Score Trend per il pre-match che ripeto è tanta roba e che funziona in simbiosi col bot pre-match, perché una volta che vi siete trovati i vostri parametri, con un click lo impostate sul bot e vi arrivano sul bot. Quindi ripeto, è semplicissimo. Andiamo a vedere subito come funziona lo scanner pre-match e un po' di cose interessanti e i nuovi settaggi che abbiamo messo. Ecco, questo è lo scanner pre-match. Allora, come funziona? Funziona che voi potete andarvi a mettere la data di oggi, di domani o tornare indietro e abbiamo aggiunto i risultati, così vi rendete conto se le partite sono uscite oppure no. E un prossimo passo sarà fare il software per tornare indietro nel passato sino al 2016, dove voi potete interrogare il sistema con tutte le statistiche. A breve ci lavoriamo perché ieri abbiamo risolto una cosa molto, molto complessa e adesso possiamo andare avanti. Poi qui sopra vi potete mettere la data o il range di date, l'intervallo che volete per lo studio. Lista dei campionati, potete non metterci niente o mettere una lista che trovate nella dashboard degli alert live perché per il momento la dovete fare lì sopra. Io adesso mi metterò la lista main. Qui cerca, potete trovare le partite che ci sono, si aprono le pagine dove le partite sono in ordine, ok? Le trovate in ordine temporale. Abbiamo inserito questa cosa, gestione setaggi e salvataggi, sono due cose distinte. Gestione setaggi, cioè, che
nel pomeriggio sistemeremo al 100%, quindi chi la sta usando e ha riscontrato delle problematiche, abbiamo capito dove sta il problema e lo sistemiamo. Gestione settaggi, cosa fate? Vi siete impostate le statistiche che volete voi qui sopra, ci date un nome, la chiamate strategia over 2.5, strategia HT, strategia multiple, strategia BTS, fate, una volta che l'avete fatto, lo salvate e poi lo scaricate, quindi ci date il nome e lo scaricate, quindi ve lo trovate nella cartella dei vostri download dove voi volete e ve lo potete richiamare quando volete. Fate per esempio la strategia over, poi fate quella degli under, andate qui sopra e fate select file, vi si apre la vostra cartella, da lì lo prendete e ce l'avete. Quindi ci ridate un altro nome, lo fate scarica, ve lo scarica sul computer e ce l'avete. Ve ne potete creare 5, 6, 7, 8, ve ne mettete poi in una cartella, per esempio, che chiamate strategie scanner pre-match, li avete tutti lì sopra e ve le richiamate. Altrimenti abbiamo fatto questo, salvataggi, andate qui sopra, ci date un nome, per esempio prova, fate salva e ve lo trovate qui sotto e lo potete ricaricare, però questo è a livello del vostro browser, quindi rimane a livello del browser. Invece dall'altra parte è un file che potete passare anche ad altri. Adesso vedrò se per esempio le strategie che ho fatto, che sono tanta roba, se darle e a chi darle e vedere come poterle eventualmente passarle a chi le volesse. Per il momento no, perché oltretutto c'ho anche altre cose da fare e le voglio ancora perfezionare. Voglio perfezionare una cosa che è già perfetta, fatta in 3 secondi. Quindi ce l'avete nei salvataggi. Ok, andiamo a vedere come funziona. Vedete che c'è attiva combinazioni, eventi su partite. Eventi su partite mi dice, oltre alla statistica per esempio 90%, mi dice 5 su 6, 8 su 9, è fondamentale. Se è il 100% c'è una partita, è il 100% con 20 partite. Attiva combinazione H, home away. Questa è una cosa che io ho voluto perché, come voi sapete, per studiare le partite è fondamentale per me studiare quelle in casa quando gioca in casa e quella in trasferta quando gioca in trasferta. È fondamentale. Quindi qui sopra ce l'avete tutti e poi, come avevo detto, questa home away. E sotto, vedete, c'è lo switch home e away. E il sistema è molto veloce. Questa attiva combinazione vedremo adesso come la dovete utilizzare. Andiamo su attiva statistiche e dovete scegliere solamente la statistica casa, perché sotto vi viene messa la corrispondente. Per esempio, volete andare a fare un drone bet? Vi voglio dare un suggerimento. Un drone bet o il punta, una punta squadre, come dovete lavorare? Per me è importante che questi segnano per prima. Andate squadra, segna per prima, casa, andate a scegliere, vedete, hanno segnato per primi percentuale. Mi raccomando, leggete bene cosa c'è scritto, perché tutte le voci sono diverse. Vedete, il nome che c'è davanti, questo qua, indica il primo H vuol dire home, casa. SAF è la categoria della statistica, qui che abbiamo dato. Quindi dovete andare a vedere queste, l'abbiamo soprannominato in grandi categorie e quindi ci abbiamo messo questa categoria. Quindi io metto questo e poi io cosa vi consiglio, per esempio, di andare a vedere match statistiche, no aspettate, allora vi consiglio di andare oltre questo statistiche punti casa. Per esempio cosa c'è interessante? C'è i punti totali fatti in casa in trasferta, date a leggere, punti, media punti per partita in casa e per esempio, altra cosa interessante, lo stato di forma. Che differenza c'è tra le due? Che una è la media di punti di tutto il campionato, l'altra è la forma degli ultimi 6.
Gli ultimi 6 l'ho deciso io, altri hanno un altro modo di fare, io suggerisco questa. Oltretutto, questo stato di forma di casa 6 mi è stato suggerito, ma parlando del più e del meno, con un grande allenatore che ha giocato anche in Serie A che ha giocato in Serie A e che ha allenato anche in Serie A e Serie B, che era qui nella mia città, che allenava la squadra, e parlando, si andava in bicicletta, parlando, mi spiegava lo stato di forma e mi ha dato un'intuizione, perché mi raccontava com'è lo stato di forma della squadra, che non si può tenere per tanto, e mi spiegava dal punto di vista proprio degli allenamenti, dalla psicologia dei calciatori. E da lì mi si è aperto una illuminazione. Quindi io suggerisco questo. Poi, e quindi avete queste due cose che secondo me sono fondamentali, i punti per game, e poi potete andare a metterci, per esempio, quando segna per prima, e potete andarci a mettere, per esempio, altre cose, le medie gol, le statistiche di squadra, qui dentro ce ne sono tante, e poi gli intervalli gol, casa e trasferta. Questi sono tantissima roba, perché vi potete andare a fare un alert dove le statistiche dei gol fatti e subiti, poi metteremo anche totali questi, poi metteremo i fatti e i subiti, segnano molto in un determinato intervallo di, diciamo, di minuti. Se volete fare gli under, ok, mettiamo 0,15, 16,30 e mettiamo 76,90. Se volete fare gli under e i BTS, faccio un esempio, vi suggerisco di avere bassa le prime due fasce, perché sapete che c'è una decadenza temporale molto elevata all'inizio, se non mi segnano prima io posso fare delle cose interessanti. Oppure, se voglio trovarmi un gol, voglio che sia alta verso la fine, perché la quota è in genere sotto 2 dell'over corrente. Io adesso faccio applica, vedete che non scelgo la trasferta, ma vedete come è già stata messa, faccio applica, ok, e vedete che io mi trovo gli intervalli di sopra, lo stato di forma, come vi ho detto, i punti per game, e mi trovo qui in casa hanno segnato per primo, vedete? E qui sopra mi vado a trovare qui sopra delle partite, per esempio di oggi è venerdì, non giocano tantissimo, ma vado a vedere, ci sono delle cose interessanti, vedete? Qui sopra adesso, e questa qua ovviamente è quella che gioca away, vedete, in casa, l'Inter, la Fiorentina e l'Inter, vedete l'Inter che passa in vantaggio, diciamo, l'83% delle volte, la Fiorentina in casa al 58%. Questa è una partita poi molto particolare, una ripresa, vabbè, questa è una partita, ripeto, molto particolare, però guardate, qui sotto ci possono essere delle cose molto interessanti. Guardate la squadra della Liga 2 segna molto, guardate quella che gioca in casa nell'ultima fascia, il 22% dei gol li ha fatti tra 76 e 90. Nei primi intervalli vedete non segna tantissimo. L'Inter nei primi 15 minuti, guardate, ha una percentuale abbastanza bassa di gol quando gioca in trasferta. E qui sopra, ripeto, potete andarvi a trovare delle situazioni molto interessanti. Poi domani, scusate, oggi è giovedì, poi domani che è venerdì, che incominciano ad esserci molte più partite, ero già proiettato al corso, pensavo di essere già venerdì, e vedete ci sono molte più partite e qui si possono ritrovare alcune cose, ripeto, interessanti. Vedete come sono messe le statistiche? Quindi io in questo modo mi posso andare a trovare gli intervalli dei gol e la media punti quando una squadra è nettamente più forte, per esempio in casa e in trasferta, perché ha una media punti più elevata oppure no rispetto a un'altra, e di conseguenza questo è un parametro importante. Adesso questo dobbiamo andarlo a togliere, vedete qui c'è la percentuale che non so, che ieri non c'era, è venuta fuori adesso, queste dobbiamo andarcela a sistemare, perché questi gli intervalli sono percentuali, ok? Lo stato di forma e la media punti non sono percentuali, questi sono numeri 2, 2, 5, perché la media punti può andare da 0 a 3
e di conseguenza questo non è un percentuale. Oggi, risolto il problema grosso che vi dicevo, andiamo a togliere queste piccole cose nei prossimi giorni, però dovete vedere il titolo sopra che c'è scritto e da lì vi rendete conto quale statistica è. Poi, oltre a questo, potete mettere qualsiasi cosa, le medie gol, come vi avevo detto, in casa, in trasferta, media gol totale, per esempio, potete mettere questo. Secondo tempo, media gol segnati. Qui sopra vi mettete, adesso andremo a inserire a breve perché mancano le medie gol della partita, quindi casa, trasferta diviso 2, quindi non c'è solamente quella in casa, quella in trasferta e andremo a mettere anche la media della partita, perché adesso qui sopra mancano diverse statistiche che riguardano la partita, ok? Poi posso andarmi a mettere per esempio over 0,5 HT, over 1,5 HT, over 0,5 full time e 1,5 full time, per esempio. Per quanto riguarda, io adesso ho messo gli over, metto casa e mi viene ovviamente, come ho detto, casa e trasferta. Faccio applica e qui sopra me la trovo in fondo, vedete cosa succede? Mi vado a trovare per esempio determinate squadre, questa che ha 10 su 11 e 10 su 10 over 0,5 full time e HT, guardate, anche queste cominciano ad essere interessanti, vedete 78%, 75%, 86%, vedete qua 80, 100%, questa partita, queste due che sono, ecco, la Turchia e la Croazia. Ecco, queste due sono cose interessanti. Io vi suggerisco di suddividerli per esempio, perché altrimenti perdete, c'è troppe cose, vedete, poi dopo non riuscite a vedere bene. Allora cosa faccio? Io adesso, perché ho ridotto lo schermo, se no c'è lo schermo grande, questo problema non ce l'ho, però vabbè, per farvelo vedere a voi, mi vado a togliere per esempio la squadra che segna per prima, ce la lascio, vado a togliere statistica punti, tolgo queste due, ok, così, ok, le vediamo meglio, ok, vedete, le vediamo meglio, e qui sopra potete andare a vedere anche la percentuale che hanno segnato per primo, vedete le percentuali qua. Io vi do un suggerimento: se volete fare per esempio gli HT, ok, andate a vedere over 0,5 HT e over 1,5, non andate a vedere la fascia 0,15 16,30, vi consiglio la fascia 30-45, con la quota più interessante. Lasciate 16,30 e 30-45 perché lì avete delle quote più interessanti. Guardate il Brest away a 10 su 10, over 0,5 HT, e Nantes in casa c'ha 7 su 9. Ricordatevi sta partita, vediamo cosa viene fuori, perché sono statistiche importanti. E per esempio vedete che ecco segnano anche abbastanza presto. Queste invece tutte e due tendono a segnare abbastanza presto. Poi nella fascia 16-30 il Brest c'ha un 25, mentre il Nantes ha un 8,7%. Quindi quando voi, perché è bello lo scanner? Perché voi dovete andare a cercare di capire cosa dovete mettere. Esempio, come vi ho detto, volete fare l'HT, mettetevi over 0,5 HT, over 1,5 HT, vedete le percentuali, mettetevi l'intervallo corretto, suggerisco 16-30, 30-45, vi vedete la media gol e andate a vedere eventualmente anche chi ha segnato per primo, potrebbe essere una cosa interessante, a parte se fate l'over, questo non vi interessa. Chi segna per primo interessa di più se andate a puntare una squadra o l'altra, per esempio per il drone bet oppure per il punta squadra, quello è interessante. Se avete una squadra che non passa mai in vantaggio ma può ribaltare le partite, allora eventualmente aspettate l'altra se segna e la bancate. Questi ragionamenti dovete andare a fare. Poi la cosa fondamentale è il filtro, perché vedete io sono qui sul filtro e mi posso andare a mettere anche 300-400 filtri, tutte le statistiche che volete. Ovviamente non ve lo consiglio perché altrimenti poi viene fuori un problema. Mettiamo per esempio un problema, avete troppe statistiche e non va bene. Andiamo a mettere per esempio over 0,5 HT per farvi vedere e vado a metterci l'operatore
voglio che sia maggiore o uguale, per esempio ci metto del 60%, ok? E poi ci posso andare a mettere come altra statistica, questa qui, no, mettiamoci 70%, e poi ci voglio anche che non abbiamo mai fatto uno 0 a 0. Andiamo a mettere questo ove, devo fare più, scusate, e poi andiamo a mettere per esempio che non abbiamo mai fatto uno 0 a 0, over 0,5 questo full time. Vado a metterci qui sopra, maggiore o uguale, mettiamo 100%, ok? Faccio più. Andiamo a vedere cosa succede. Ok? Il filtro si è applicato, ecco vedete, queste sono le partite papabili. Ok? Io ho messo in casa, 100% in casa. Avete visto? Vengono velocissimamente, ha già fatto una bella selezione e qui sopra abbiamo delle partite, diciamo, interessanti per poterci fare gli over HT e eventualmente anche l'over finale, perché non hanno mai fatto, ripeto, 0-0 in casa. Stessa cosa lo potete fare con le medie gol e con tutte le altre cose che volete. Volete metterci che un intervallo abbia un intervallo superiore al 20%, mettiamoci il 20%, sì, finale, vado sul filtro, metto qui sopra intervallo, mi sembra che venga fuori come intervallo, vediamo se è intervallo, no scusate qua, sì, intervallo 76-90. Poi faremo la traduzione in italiano e in inglese di tutte le voci. Mettiamo maggiore o uguale del, facciamo 20%, dovrebbe essere abbastanza forte come cosa. Ecco, vedete, abbiamo già diminuito parecchio le partite e abbiamo messo questo intervallo del 20%. Vedete? E questa è buona perché queste sono squadre che segnano molto sul finale. Guardate questa, Como, per esempio, c'ha un 33% sul finale che segna. Guardate, non l'avevo mai visto, cioè, cosa. Questa invece ha un 50%, però ha 1 su 1. Altro consiglio, cosa vi consiglio di fare? Andate nei filtri, qui sopra, e andate a metterci... sbagliato, scusate. Andate a mettere qua. Giocate, andiamo a vedere qua. Play the game. In casa o totali, ok? Mettiamoci in casa che devono aver almeno giocato maggiore o uguale di 6 partite, ok? Vuol dire che ne hanno fatte 10-12 in totale, mediamente. Faccio così, ok, e mi tolgo quelle che hanno giocato pochissime partite in casa. Qui sopra, vabbè, voi non le vedete, ve le potete mettere anche il numero di partite, a parte lo vedete da qua, vedete, però io mi sono tolto quelle che hanno fatto poche partite in casa e vedete, ho fatto una bella selezione. Quindi da questo voi vi potete mettere a farvi la vostra selezione e a trovare delle cose interessanti. Io posso andare indietro nei giorni, per esempio nel 6 a oggi, 5, e da lì vi rendete conto cosa sono venute fuori. Per esempio, in questi giorni ci sono poche partite, c'erano queste partite, poche partite, e da qui con il filtro che ho messo vi rendete conto. Poi andremo a mettere il risultato HT, a voi andate a cliccare qui sopra, vi si apre il grafico della partita. Andate a vedere, ha fatto gol HT. Visto? Questa aveva un HT molto elevato, avevano un 75-77%, e ha segnato subito, aveva over 0,5 full time, vedete, non avevo mai fatto uno 0-0, questa hanno segnato per prima. Quest'altra aveva un 7 su 10, un 6 su 8, ecco, questa guardate ha segnato la prima a un 20% qua, andiamo a vedere quando ha segnato, non lo so perché non l'ho fatta, ecco, questa invece ha segnato nel secondo tempo. Aveva una percentuale elevata, abbastanza elevata, qui di gol subito, ma poi ovviamente bisogna andare a vedere anche come giocano. Sono partiti abbastanza forti con 2 calcio d'angoli, poi la partita si è un po' fermata e ripresa dopo. Quindi voi da queste cose vi rendete conto quello che è successo. Andiamo al 4 e da qua, ok, vedete le varie statistiche qui sopra. Ecco qui sopra over 0,5 HT ha avuto 9 su 9 e questa 8 su 9, andiamo a vedere cosa è successo. Ecco, questo è segnato sul finale, invece, pur avendoci una media
una statistica elevata, ha segnato sul finale, però guardate sul finale cosa c'avevano, delle percentuali 21,43 e 25,93% di gol sul finale, e poi c'aveva uno over 0,5 full time, 9 su 9, 9, cioè 9 su 9, 9 su 9, quindi un 100%. Quindi non hanno segnato subito nella, diciamo, HT, che avevano dei numeri importanti indubbiamente. Ecco, non avendo mai fatto uno 0-0 e avendo queste percentuali tra il 76 e il 90, era proprio qui il caso di andarci a fare sul finale uno 0,5 full time, eventualmente proprio dopo il 75esimo, 76esimo minuto, con una quota che è sotto a 2, e di conseguenza era una quota di valore, vedendo i termini statistici cosa era venuto fuori. Quindi avete capito come funziona lo scanner, vi potete mettere qui a fare diverse prove con i filtri e trovate delle cose, secondo me, davvero interessanti, e con un clic avete subito le partite. Prossimamente faremo la possibilità di tornare indietro nel passato, ma non sarà lo scanner. Lo scanner avrà, penso, solamente 15 giorni per tornare indietro, sarà uno strumento a sé stante con le quote, dove voi potrete tornare indietro anche negli ultimi 10 anni per vedere cosa è successo e trovare delle cose davvero interessanti con le statistiche ed altri indicatori che noi andremo ad inserire. Usate lo scanner, ripeto, adesso è nel piano starter, lo potete provare gratuitamente sino al 18 febbraio, sia oggi pomeriggio che nei prossimi giorni andremo a sistemare tutta una serie di cose, a inserire le statistiche mancanti e a renderlo sempre di più performante, perché con questo strumento adesso io, che non ho più tempo, con un clic mi posso studiare le partite che voglio, trovare delle cose veramente interessanti, ripeto, DronoBet, entrambe le squadre segnano, no, oppure ho trovato anche degli over, tantissima roba, ripeto, non mi sembra il caso di metterla, perché sennò, se voi non usate la testa, non andrete mai da nessuna parte, perché non l'ha fatta ad allenare. Vi mettete, vi ho dato un po' di consigli, vi ho fatto vedere un po' di cose che la potete utilizzare, penso che se vi ci mettete le trovate, e così vi potete trovare le partite filtrate, e poi ovviamente vi ci fate un altro piccolo studio, guardate anche le quote e altri fattori, e prendete la decisione di entrare soprattutto durante i live, se ci stanno le condizioni, perché come sapete poi è importante farlo durante i live. Mi auguro di avervi spiegato bene il funzionamento dello scanner, ripeto, è uno strumento pazzesco, non lo dico così tanto per dire, è veramente tanta roba, sono giunti tantissimi complimenti da persone che lo utilizzano, ma ripeto, dobbiamo sempre migliorarlo sempre di più, perché abbiamo fatto tutta una serie di cose che in tanti non ci danno peso, il fatto, per esempio, casa in trasferta, che uno lo seleziona, il sistema lo switch in automatico, sono cose complicate da fare, sono cose veramente complesse, abbiamo tutte le partite, siamo stati a cercare di sistemare una serie di cose sulle statistiche tutti questi giorni, perché dobbiamo avere la perfezione assoluta in quello che si fa. E quindi abbiamo investito, non perso, investito un po' di tempo a cercare di trovare delle soluzioni, perché con questi strumenti, ripeto, serve pochissimo tempo adesso di studio, e i risultati possono essere davvero incredibili se usate il money management. Trovate nel mio sito bettingexchange.net un articolo di spiegazione di come funziona lo scanner, delle varie cose, e poi sul video questo ovviamente, se lo vedete sino in fondo, capite veramente come poterlo utilizzare al meglio. Ciao a tutti, vi saluto da Gianluca Landi, e i prossimi video la prossima settimana, appena avremo completato tante cose, farò un'altra diretta live in cui mi potete fare tutte le domande sullo scanner, e vi farò vedere anche delle altre cose interessanti, ma almeno potrò rispondere alle domande che mi fate. Ciao a tutti da Gianluca Landi.